Benissimo, siamo qua con la nostra amica Silvia, la sua prima sessione. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Silvia ci mostra un delfino bianco che sta guizzando, sta facendo dei salti dentro il mare. Però all'orizzonte, in lontananza, sta arrivando uno squalo enorme. Che se lo vuole mangiare. Sì. Ti dà l'autorizzazione? Sì, lei è come preoccupata per questo delfino, lei fa il tifo per questo delfino, non vuole che sia mangiato, quindi è anche un po' agitata. E quindi è come se dicesse sì, facciamo presto in modo che non avvenga. Nome del progetto di Silvia. Viene sorridi. La sua anima vorrebbe proprio vederla sorridere, non però con amarezza, ma con gioia. Inoltre vedo che la sua anima vuole che lei sviluppi la forza e sia in grado di distinguere quando deve aprirsi con gli altri e quando invece deve difendersi. Vediamo il nome dell'anima, quindi. Dunque mi viene particolare perché mi viene Soledad, ok? E mette Dad tra parentesi, quindi come se l'obiettivo dell'anima fosse uscire dalla solitudine e andare verso proprio la luce, il sole che scalda, che brilla, No, Dad è papà in inglese. tra l'altro. E Soledad è un nome comunissimo in Spagna. Mm. E P è spirito. Strong. Pensavo mi stessi dicendo una parolaccia. Bisogna ridere oggi, un pochettino. Vibrazione. Strong. 1,2. Consapevolezza. Mm, 138, Anima. 37, Vite. 1999. Compresa quella di Silvia. Sì, Cervello, capacità medianiche. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 36, 3D. 83. Vivacità animica. 100. Bene, ok, valori di vibrazione molto bassi, ma io con la vivacità animica 100 già sono contento. Perché Silvia si è creata una vita complicata e quindi una grandissima occasione per fare delle grandissime esperienze. È stata lei a deciderlo, Assolutamente sì. è stata Soledad, la sua anima. Certo, sapendo che poteva contare sul corpo e sulla mente di Silvia che ce l'avrebbe fatta. Ok. Silvia ne ha provate tante. Uno è il recupero sciamanico dell'anima, che io sento la prima volta oggi. Questo significa che la sua anima, nella sua vita, era da recuperare, era via, fuori, incazzata, con le spalle voltate, è così? Ma allora io vedo che è stato un buon lavoro preliminare per lei, però mi dà la parola preliminare. Per quanto riguarda il recupero, mm, per me non ha grande importanza se qualcuno percepisce l'idea di recuperare l'anima o recuperare il rapporto. Io la vedo più come recuperare il rapporto. Mhm. Mm. Quindi è Però non è servito. che faccia gran differenza, ma un po' sì. Ok, l'ha un po' aiutata. Benissimo. Sì, sì, sì. No, entità eteriche. C'è un dinosauro molto solido, molto stabile, con una coda molto potente
che vuole proprio a colpi di coda spazzare via alcuni aspetti, alcune parti della vita di Silvia e la colpisce anche proprio con la sua coda, le colpisce il corpo. Poi c'è una volpe come Canide, che vedo che le crea proprio situazioni molto complicate, difficili, dove ci sono personaggi oscure, dove le situazioni proprio sono difficili da decifrare, dove ci sono dietro diversi tipi di inganni, di raggiri. Poi c'è un condor come falconiforme, anche questo è molto possente, cioè proprio tipo condor delle Ande, ed ha proprio i due colori, bianco e nero, quindi ha il suo colletto di pellicciotto bianco e il suo corpo scuro. E vedo che aspetta il momento più opportuno per piombarsi, per piombare addosso a Silvia, con grande violenza. Ehm, E, poi c'è del secondo universo, c'è Moloch, che vuole proprio il sacrificio degli innocenti, dei puri, dei candidi. Sì, queste quattro, sì, sì, sì. Entità mentali. Mi viene fuffa, soldi perversi e ricordi. Allora, fuffa è proprio un'entità mentale che vuole indebolire la sua capacità di discernimento. Quindi, vuole che lei non sappia riconoscere, l'esteriorità della situazione rispetto alla sua sostanza. Così le fa fare una determinata esperienza con una persona, con una situazione, perché prima le ha fatto vedere un fuori, ok? Ma senza darle la possibilità di intuire anche il dentro. E vedo che in generale è come se questa entità mentale la volesse mantenere in uno stato di sudditanza, di ingenuità, come a mantenerla sempre un po' bambina. E direi come livello 6. Poi c'è soldi perversi, è un'entità mentale che le fa avere un rapporto piuttosto conflittuale col denaro, come se volesse agire su di lei dicendole che il denaro è legato comunque a un qualcosa di sporco, lo vuole collegare a dei sensi di colpa, a un qualcosa di torbido, di modo che lei effettivamente abbia poi difficoltà ad approcciarsi con il denaro, sia per farlo entrare nella sua vita, sia anche ad avvicinarsi in ambienti in cui c'è del denaro. E direi che anche questa siamo intorno al 6 come livello. E poi c'è l'entità mentale ricordi ed è un'entità mentale che è come se la volesse mantenere sempre nell'energia del passato, un passato in cui lei di frequente è stata vittima, vittima di varie circostanze, di varie persone, di vari drammi, di varie situazioni difficili anche proprio vissute sul suo corpo, sulla sua pelle. E quindi questa entità mentale vuole che lei mantenga proprio questa energia di vittima, di sofferenza, e di impossibilità di liberarsi da tutto questo. Direi come livello 7. Impianti. All'orecchio sinistro, come impianto mentale, lei ha un auricolare che le dice che lei è insignificante, inutile, è incoerente ed è ridicola. Messo da un po' tutti o uno in particolare? Moloch ci ha tenuto particolarmente, vedo che è come se avesse fatto l'azione finale di mettere, però crearlo vedo che è stato creato specialmente dalla volpe e dal condor. Poi in eterico lei è come se indossasse una tunica
che è una ragnatela. Quindi lei di fatto è intrappolata in questa ragnatela che è il suo abito. E poi in eterico lei indossa delle scarpe tipo quelle dei clown, quindi molto grandi, che servono, e in questo caso sono anche piuttosto pesanti, che servono a renderla, non so come, o a sentirsi anche un po', come posso dirti, ridicola, un po' lo zimbello, ehm, un po' quella figura da deridere, ok? E le danno proprio difficoltà a muoversi nella sua vita, a spostarsi nella sua vita. E basta. Basta. No? Sì. Sì, basta, sì. Ah, non ti avevo sentito. E apriamo le porte del cinema. Qualcuno viene da solo? È come se vedessi una ragazza che è in situazioni un po' simili alle sue. Credo che sia della sua regione. Ed è come se si fosse molto rispecchiata in questa storia, ma quindi è proprio stata chiamata per questo, Ok. perché sente di poter risolvere anche delle cose sue. Chiamiamo il papà. Ma chi è questa? Cioè, la figlia? Mm, È la figlia. Unica anche. Viene? minchia, Dice minchia. minchiate, insomma, Minchiate. minchiate. Non viene. No. Ok. Mamma. Come se le stesse un po' scoppiando la testa. C'è però appunto con un atteggiamento un po' ambivalente, perché da un lato è come se sembra premurosa nei confronti di Silvia, dall'altro è come se non ne può più. Penso che questi messaggi contraddittori glieli abbia spesso inviati nel corso della vita. Vero? Sì. Fratello grande. Bello grande, vuole venire a farsi un bel panino con il salame. Per stare un po' più in leggerezza, in allegria, un bicchiere di vino, così. E comunque c'è. Fratello piccolo. Lui viene con un cubo di Rubik. Mhm. Probabilmente lui ha qualche rompicapo, nella sua testa, e anche lui sta cercando di risolvere questioni. Qualunque massone abbia a che fare con la storia di Silvia. Chiamiamo. Ce n'è uno un po' in là con gli anni, non è un suo coetaneo. Lei lo conosce? Per sentito dire sì, Entra nel cinema, quindi. sì. Va bene. Allora entro anche io nel cinema e mi siedo sulle ginocchia di questo qua. Lo Però lui guardo. dice, a dispetto di quello che credete, io ho la mente aperta. Beh, mi siedo sulle ginocchia di questo qua. Lo saluto e gli chiedo quando la massoneria scomparirà da questa realtà.
Lui si mette a ridere proprio, sai, buttando la testa indietro e dice: Ma questa realtà è massoneria. Sì. Quando questa realtà lascerà posto a un'altra realtà libera dalla massoneria, mafia, chiesa, tutte altre forme di massoneria. E lui dice: Spero più tardi che mai. Qual è il grande segreto della massoneria? Tenere la gente nell'infelicità e fargli credere, puntini puntini. Cosa? Non riesco più a sentire, a vedere. E fargli credere in una salvezza. Lui è giunto alla Rubedo? Non sono cose che ti riguardano. Certo che mi riguardano. Lui è nel mio cinema. Tutto questo l'ho creato io, quindi mi riguardano. Stai attento, non sai di che cosa sono capace. È arrivato la Rubedo? Io non me ne interesso perché, cioè, sento, quello che percepisco è che è come se lui agisce molto con la magia nera. Quindi non mi interessa entrare tanto in questo campo. A lui non interessa entrare in questo campo. No, a me Ah, a non mi te. interessa entrare nel suo campo. Ah, lui lavora con Va bene. Quindi non ne parliamo, non ci parliamo più? Ma lui, se lavora con la magia nera, io non lo voglio nel mio cinema. Lui dice: Perché tu non lavori con la magia nera? A No? me pare di sì. Ah sì? Sì, mi dice così. Dove? Come? Sarebbe una novità. Non mi dica Lucio Lucifero, perché questa è una cosa già passata, già compresa. Un misunderstanding tra Lux, Lucis e Lux Fero. Ti ho messo in crisi. No, no. Quale magia nera utilizzo? Rubedo? Essere massone e non essere arrivato al Rubedo. Che coglione. Non mi provocare. Quindi? Non Lavoro con so, la magia nera? io lascerei perdere, Lasciamo Lucio. perdere. Sì, 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 Racconta balle. Fuori. A calci. sì, assolutamente. Proprio a calci, letteralmente. Io lo prendo a calci e lo sbatto fuori. Poi spruzzo dove si è seduto sul mio... Anzi, butto fuori anche il sedile e ne creo uno nuovo. Mm, ottimo. Mettiamo un po' di incensi nel mio Mm, sacro cinema, sì, pulito sì. e vergine. E chiamiamo, diciamo, il compagno attuale di Silvia, la persona che lei sta conoscendo. Non so perché mi sono venuti barba papà adesso. Cioè che da un lato mi sa di familiarità, però i barba papà cambiavano anche forma, no? Mm. Quale dei tanti Adesso lui si presenta azzurro, quello azzurro? Che era quello però forzuto? Mi sembra forse. non so perché mi si presenta con una sembianza femminile. Cioè, mi viene colore azzurro con le ciglia lunghe. E non so cosa significhi questo. Bene. Viene comunque, sì. Sì, sì. È la fiamma? No. Bene, bene, bene. Monica, causa esoterica della fibromialgia. Allora, in parte è il dinosauro che appunto le dà questi colpi di coda forti, facendole sentire
dei dolori che risuonano proprio fin dal profondo. In parte questo impianto, all'orecchio sinistro, dove le dice tutta una serie di affermazioni che hanno proprio l'obiettivo di renderla fragile in maniera profonda, quindi fragile proprio nei tessuti più profondi. Ehm, e comunque di farla stare così, sempre nella sofferenza. C'è l'entità mentale ricordi, che vuole appunto rinnovare sempre in lei il dolore, che sia un dolore a livello di esperienze che ricorda, ma sia anche un dolore che diventa fisico, come se queste esperienze ehm, dovessero, diciamo così, somatizzarsi, fissarsi sui suoi tessuti profondi e diventare dolorosi tanto quanto le esperienze vissute. Poi però ho visto anche quella tunica lì, tunica ragnatela, che è come se le creasse proprio una specie di, ehm, sì, di ragnatela eh, intorno ai muscoli, intorno ai nervi, che le impedisce ai muscoli e ai nervi di avere una buona ossigenazione. Posso dirti di avere un rinnovamento, un ricambio. Causa esoterica degli attacchi di panico. Sì, L'anima tira il freno del treno, l'anima accende l'allarme in casa, l'antincendio. L'anima dice dobbiamo fare qualcosa. allora, Questo è lì l'attacco di vedo panico. l'azione delle entità che la vogliono buttare dentro il terrore, dentro il buio più profondo, buio in cui lei non solo non vede niente, ma ehm, non si sente neanche libera di muoversi, perché vedo proprio le entità che la trattengono lì al buio. Vedo la spinta opposta da parte dell'anima che la vuole risucchiare ehm, fuori da questo buio e ovviamente questo tipo di contraccolpo porta all'attacco di panico, Cioè questa lei estrazione mm, dal buio. l'anima la tira fuori dal buio. È successo un Sì, episodio che non analizziamo e quell'episodio è successo davvero prima dell'attacchi di panico. vediamo, ho capito quale, sì, vediamo, aspetta. Ma allora, per come, poi vediamo un po' se lei riesce a confermare che lei dopo questi episodi aveva dei dolori al corpo. Sì, anche Eh, lì, anche se avevi quella cosa, anche lì avevi dei dolori. C'era qualcosa che non andava, insomma. Poi hai parlato di faccia un po' stravolta, forse anche sporca, comunque eh, stravolta, spettinata, non so. cioè, al risveglio è come se lei Sì. sentisse che l'hanno manipolata fisicamente, intendo, Mhm. eh. Eh. L'hanno Ha dei messa in segni in posizioni. viso, anche, dei segni in Ok, viso. io adesso senza andare nello specifico ho proprio visto questa azione nella parte alta, ok? Cioè, tu Viso, hai capito, ok. Ah, ok. ok? Ok? E lei è Mm? stata resa Forzata, incapace di ricordare. cioè lei prima è stata, diciamo così, anestetizzata, annientata, ok? Mhm. Sì. Prima. Quindi quando ha iniziato questo tipo di episodio, lei non era per niente cosciente. Come posso dirti? Era una micromorte. Mm? Quindi lei era un po' una bambola in quel momento, una bambola di pezza. Sì. Immagino, boh, posso dirlo, Giacca. Sì, Mm. Ok, quindi è avvenuto. sì, è avvenuto. Perché lei ha deciso di fare questa esperienza? Che non è sfortunata, non è sfigata, ha deciso lei.
Ma allora dunque, la vita che lei ha descritto, riportata dallo sciamano, io l'ho vista. Quindi lei come sposa bambina l'ho vista. Però nello specifico di questa esperienza qui, ho visto che lei in un'altra vita è stata vittima di una violenza di gruppo e a seguito di questa violenza di gruppo lei si è tolta la vita. È come dirti che in qualche modo questa vita ha delle ripercussioni, questa vita che ho descritto ha delle ripercussioni in questa vita attuale e lei in questa vita attuale ha la possibilità di reagire con forza e con dignità, non facendosi schiacciare dall'evento. Ok? Ma di reagire in modo tale da poter riscattare anche quella Silvia dell'altra vita. Come si chiamava la Silvia, sposa bambina? Sab, Sab mi viene. Saab. Mm, E come si chiamava l'altra vita, Silvia, vittima di violenza nell'altra vita? Milli. Millie. Allora, Millie e Saab sono le nostre due nuove colonne massoniche, Boaz e Yakin. Mm? Le mettiamo lassù, in cima, come delle belle statuine, e ci facciamo dire qualcosa. Prima da Saab, che non è una marca di automobili svedese scomparsa, ma una sposa bambina nel nord dell'Africa nel 1000 o meno di 1000, o 1000 e non più 1000. No, a me da abbastanza attuale, cioè una vita parallela, Ah. un universo parallelo perché anni 80 mi viene. Saab, a Ehm, te il microfono. Questo uomo viscido, pesante, e io piccola, non voglio, mi viene da vomitare, da, da piangere, da morire. Mi Ca- dice molto la tematica della morte in entrambe. Cara Sab, l'hai fatta tu questa esperienza, l'hai decisa tu o ti sei messa d'accordo con la tua capa, che è l'anima, che è la stessa Soledad di Silvia? Perché? Anima che fa Io sono spesso queste solo una esperienze. bambina, Mm. io sono solo una bambina. Sì, è grande. Sì, Te questa la esperienza. sento molto spaventata. Ehm, Chiaramente non ha gli strumenti, no? Psicologici, neanche fisici, niente, non ha nessuno strumento. Però ha dietro l'anima di Silvia. Certo, certo. Quindi adesso sulla E colonna Boaz si mette, al posto di Sab, si mette l'anima di Silvia e ci dice perché ha fatto questa esperienza. Ma è una domanda, cioè non è una accusa. Questa, come mille altre esperienze simili, di spose bambine. Perché sai, quello là la sposò a 6 anni e consumò il matrimonio a 9 anni, quindi tutti seguono poi questa roba, no? Nel librettino è scritto così, dei precetti, le cose si fanno così e quelli seguono. tu non giudicheresti un sogno, giudichi la vita, perché fa soffrire. E hai ragione. Eppure questa vita non è tanto diversa da un sogno. E di più non posso dire. E visto che stiamo parlando con l'anima di Silvia, di Sab e di Millie, parliamo anche con quella di Millie. Cioè, parliamo con la stessa in relazione alla vita di Millie. Stessa domanda.
Il branco e Milly. Ed è così che in questo sogno e in questa Matrix abbiamo bisogno di distinguere il bene dal male e di accorgerci quando c'è male e credere a ciò che percepiamo. Infatti mi fa vedere che Milly aveva avuto dei sentori e che c'era qualcosa che non andava, perché le hanno fatto tipo una specie di... Vedi, mi viene molto simile a una vicenda veramente di cronaca. Ci sono un gruppo di ragazzi che le dicono di andare in un posto abbandonato in Capito? cui ci sono dei gattini, degli animaletti, da, Abbandonati, in pericolo. Mm. sì, sì, da salvare. Lei comunque aveva, le è sembrata strana, questa cosa, però non aveva voluto considerare ehm, questo suo sesto senso, l'aveva messo da parte. È la stessa vita? No. Di questo fatto di cronaca? No, 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 no. Però in effetti c'è da dire che molto spesso, no, ci sono vite che sono uguali le une alle altre. E qui cosa dice l'anima? È questo. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare il nostro sesto senso, a dargli uno statuto di verità. E stavolta, invece, con Silvia, che è successo? Anche qui Silvia ha la possibilità di comprendere la verità, di fare una cernita. È come se facesse una selezione, no? Mi fa vedere come se ci fosse una selezione di mandorle, quindi mette da parte le mandorle che sono sane, quelle vere, e le distingue da quelle invece contaminate, per dire che lei è in grado di distinguere tra tutte quelle che sono le bugie, le falsità e quella che invece è la verità. E la verità sta nel credere in sé, sta nel credere nella sua forza, sta nel credere nella possibilità del cambiamento nella vita. Vedo che è come se l'anima aprisse così le braccia, come dire, questo è il gioco. Nella terza dimensione ci sono le peggiori disgrazie, a ognuno le sue. Scegli la verità, scegli la quarta dimensione. Ieri sera ho fatto presente a una persona una canzone sottolineando questi due versi e ti chiedo la causa esoterica di questo fatto, Monica. Arrivo, eh. Nelle tue mani, se vorrai, il tuo destino avrai. Mm, mi è arrivato un odore sgradevole. Non so che cosa significhi. Mm, mm, forse perché è come se sentissi questa persona come dentro una pozza maleodorante. Ma la canzone è presa dal gladiatore, Mm, forse legata al gladiatore. non lo so, sento un cattivo odore. Cioè non capisco da dove venga, cioè dovrei avere più elementi, cioè sento un cattivo odore Ok, però e questa non frase capisco. si riflette anche con il caso di Silvia.
nel caso di Silvia? Oh, sempre, per chiunque. Causa esoterica del problema col denaro. Allora, sicuramente l'entità mentale, soldi perversi, che non vuole farle avere accesso al denaro, collegandoglielo a mh, anche a delle credenze, diciamo così, che vedono il denaro come ad appannaggio di persone scorrette, di persone sleali, di persone opportuniste, sfruttatrici. Però vedo che è anche un po' come se quando lei prova ad allungarsi verso il denaro, quindi lei allunga la mano per provare ad andare verso situazioni che le possano portare il denaro, vedo che arriva il colpo di coda da parte del dinosauro, gli dà una bella bacchettata sulle mani e gliela fa ritrarre, di modo che lei si accontenti solamente delle briciole che le entità le consentono di avere per la sua sopravvivenza. Causa esoterica dei problemi sul lato sinistro del corpo. Allora, io vedo che lei ha una forte dipendenza dalla madre, mm, ed è una dipendenza che ovviamente non le fa bene, e infatti le produce tutta una serie di sintomi. E in effetti anche l'auricolare impianto mentale è stato messo all'orecchio sinistro. È come se lei fosse alla ricerca perpetua dell'approvazione di sua madre. È come se lei cercasse una volta per tutte di avere una versione, coerente della madre. Invece la madre purtroppo la confonde molto, perché a volte dice delle cose, a volte delle cose in contraddizione e anche nei comportamenti è spesso contraddittoria. È come se Silvia fosse sempre in attesa che invece la madre arrivasse ad una versione uniforme, unica e amorevole. E non avverrà mai. Potrebbe avvenire, ma Eh, non è una preoccupazione di Silvia, nel senso è che cioè, potrebbe avvenire se Silvia si stacca e diventa indipendente. chiariamo una cosa che a volte non è chiara a molti. Ehm, Noi non veniamo qui per stare dietro alla vita dei nostri genitori. Noi veniamo qui per essere allevati dai nostri genitori, spesso male. Dopodiché inizia la nostra vita, che è fondamentale. Noi siamo qui per quello. Ma povera mamma, sto a casa, la accudisco. Non siamo qui per i nostri genitori. Questo è un errore comunissimo e molto purtroppo diffuso al sud, dove chissà cosa pensa la gente se i poveri genitori con tutti quei figli. Si avvicina il Sacro Natale, no? Una festa religiosa a cui io tengo moltissimo. E infatti sono pieno di decorazioni di Natale e ho appena finito una novena. E Parenti Serpenti, anche quest'anno me lo sparo. E lì è proprio evidente il film di Monicelli, incredibile. Cosa penserà la gente? Questi quattro figli, quattro sì, e li mettono in una casa di cura e alla fine preferiscono farli saltare in aria a bombola di gas. Perché è un fatto casuale e non c'è il cosa pensa la gente. E stiamo manco tanto al sud perché stiamo parlando di Abruzzo. Questa è una cosa molto da ripetersi tutti i giorni, molto importante. Non siamo qui per la vita dei nostri genitori, annullando la nostra personale esistenza. Qualche disincarnato le dice una cosa simile? Mm. Riguardo ai genitori? Riguardo a questo concetto, Mm, no, no, non sento questa cosa, no. no. Tu cosa Concetto vuoi non lo sento. aggiungere, Monica?
No, sono d'accordissimo. Caspita, altro che. E la madre di Silvia come risponde? Questa è ingratitudine. Ingratitudine, non c'è altro da dire. E, causa esoterica del fatto che tutti, cioè che molti momenti della sua vita, solo a lei, non ai fratelli, viene proposto, che poi è strano perché lei è una donna, comunque le viene proposto di entrare in un ordine massonico. Qua vedo molto l'intervento di Moloch che ha l'obiettivo di mangiarsi mh, tutto ciò che è puro, ciò che è candido, ciò che è morbido, ciò che è incontaminato va invece sporcato. Ehm, Non importa se poi verrà veramente mantenuta o meno questa cosa, ok? Perché ci sono diversi ordini massonici che in realtà non permettono l'ingresso alle donne, no? Moltissimi, Però, non tutti, ma eh, moltissimi. eh, però già il fatto di, tra virgolette, tentarla e che lei dica sì, basta, è un modo già per averla sporcata, per essersi appropriata di questa creatura comunque pulita. Causa esoterica dell'anoressia. E io ho sentito proprio che lei voleva scomparire, voleva andarsene via e non sapeva come fare. Lei stessa ce l'ha detto, cioè io avrei da sempre voluto scappare da casa mia. Ovviamente era molto giovane, non aveva le possibilità, non aveva gli strumenti e ricorreva proprio all'anoressia per essere un po' quasi invisibile, per scomparire, per dissolversi. Monica, hai Cappuccetto Rosso? Mm. Lì ho proprio visto come una bambina molto entusiasta, molto anche generosa di suo animo, di sua indole. Però è come se volessero proprio reprimere questi suoi aspetti, anche di curiosità nei confronti della vita. E lo fanno da vari fronti. C'è il cugino inopportuno, ci sono i genitori violenti, ci sono i fratelli anche che, ehm, non so, vedo che non la prendono mai davvero sul serio. Quindi tutta una serie di elementi e di persone che vogliono spegnere questo entusiasmo, questa vitalità di Cappuccetto Rosso, no? Che poi è veramente una bambina che ha delle iniziative molto importanti. Va bene, Monica, Portale Aureo, chiamiamo l'amico mancato anni fa in un incidente stradale. Quello È che come su Silvia, una porta davanti a una farmacia. Silvia non l'ha chiamato, ma tu l'hai visto prepotentemente presentarsi. Sì, Perché? è come se a volte lui la raccoglie, cioè è come se lei a volte in eterico io la vedo che cade e potrebbe sprofondare, ma lui la raccoglie, la fa rimettere in piedi e le impedisce anche di fare gesti strani, come se ogni tanto lui la volesse calmare, o le volesse sussurrare all'orecchio destro, c'è ancora vita, c'è ancora tanta bella vita. Non so perché qua vedo un serpente. Come se mi facesse vedere che quando lui ha avuto l'incidente aveva come subito il morso di un serpente avvelenato, che ha prodotto in lui questo stato di addormentamento. Poi sta farmacia non riesco a capire, come se volesse un po'
Io non lo so se prende dei farmaci la Silvia, No? In, perché in lui che non vuole. senso hai Cioè, non detto? capisco. Sì, cioè, non riesco a capire, è come se lui non volesse che lei entri in farmacia. Non capisco. Perché la vede, lo vedo come se fosse davanti alla farmacia e non vuole che lei entri. Le Boh, impedisce di entrare in farmacia. sì, esatto. Ok, boh, magari poi forse capirai tu, ci dirai tu. Se vuoi scrivermi su un foglio di carta, fammelo vedere come è, se prendi dei farmaci precisi, ok, per farci capire. Lui è nel portale Aureo. Mi sembra di aver intuito che sono passati parecchi anni. Ehm, s- allora, mi fa vedere un'altra cosa dei bambini, vari bambini. Ehm, un gruppetto di bambini. Vediamo un po' se capisco meglio. Che segue questi bambini, come se fossero dei bambini che giocano in strada, che stanno spesso fuori, in un quartiere. Non so perché mi vuol far vedere queste cose. Poi come una specie di, penso, un farinaceo, che sembra una ciambella, però è dura. Poi mi fa vedere il colore rosa fucsia. E poi una scritta FNAX, che non so cosa voglia dire. FNAX. Silvia prende degli integratori, non dei medicinali. Non lo so perché allora è lì davanti. Messaggio dell'amico a Silvia. Fnax è un tipo specifico di furgone frigorifero. Un frigorifero normale di classe A, con una particolare caratteristica X che indica che funziona sia con la batteria del veicolo 12 volt se collegato alla rete elettrica. Forse era quello che guidava? Non lo so, non voglio dare Sesco. risposte che non. Sesco, no, no, sì, sì, no, no. Ehm, allora, aspetta, eh. Io non so se qualcuno a Silvia ha detto che lei dovrebbe prendere dei farmaci, cose del genere, come se lui volesse dare questo messaggio. Mm. No, S- Può essere, sì, giusto. ok? Come questo? No. La mamma? Mm. No, chiedo alla mamma. Eh, Vuole che tu eh, prenda... No. Però qualcuno le ha detto che deve prendere dei farmaci, questo forse è il ok, e senso. lui dice no. Ok? No, non seguire questo. Eh, aspetta, poi vediamo un attimo. Poi mi fa vedere un mappamondo, come se effettivamente invitasse Silvia a viaggiare. Poi però non so perché mi parla anche del Friuli. Allora, io ti dico quello che mi arriva, però non so se capisco bene bene, Mhm, ok? Come se mi facesse vedere che lei può stare per un periodo al nord, anche se non è il suo ideale, il nord, ok? Il nord Italia. mhm. Magari adesso, tipo, per fare delle stagioni, no? E poi mi fa vedere dopo lo spostamento in Spagna. Mhm. Ehm, E poi vedo che mi fa vedere molto questo sole, proprio ci tiene che Silvia possa rivedere la luce e che deve stare fuori casa, prendersi il sole. Silvia cosa gli risponde? Come se lui avesse visto che una volta lei voleva buttarsi giù da qualche parte, so. E lui è come se ogni volta cercasse di farle vedere una luce.
È difficile, Silvia, risponde tanto dura, è tanto, tanto dura. Io ci metto tutta me stessa. Allora lui vedo che crea come una specie di corda luminosissimissima, una corda di luce, che dall'alto cala giù verso Silvia e dice: Toccala, tocca questa corda, senti la luce, senti la forza, senti il vigore, senti che ti entra dentro, senti che scalda le tue cellule, che le fa ridere, che le rivitalizza una per una. Mi piace a volte trattarti come una bambina. A me piacciono molto i bambini, sono simpatici, hanno milioni di possibilità. Si salutano. Ciao Silvietta, non ti dimenticare della corda. Stringila ogni volta che ne hai bisogno. E mi conclude così con una racchetta da tennis. Va bene, lo salutiamo. Monica, dobbiamo andare al cluster. È un luogo buio, confuso. Mi sembra che ci siano, come dirti, tanti vestiti ammassati, vecchi. E lei cosa fa? Voglio accendere una luce. D'ora in poi voglio accendere la luce e non voglio più cose vecchie, superate nella mia vita. Accendiamola. Mm. E guarda, accendendolo si vede che alcuni di questi indumenti hanno la muffa. Cosa ne fa? Basta, le dice, non ce la faccio più. E deve Sono solo decidere. stanca È lei che decide. perché mi sento senza forze. Come faccio tutta questa montagna? Come faccio? Ah, come faccio? Apre un portale definitivo e mette tutto lì dentro, conscia del fatto che è tutto un film, tutto un gioco, tutto nelle sue mani. Lei lo crea, lei lo disfa. Vedo che questo suo amico gli ha messo quella corda di luce intorno alla vita e nel momento in cui fa questo, eh, la sento come scossa di energia e più fiduciosa. E allora riesce a buttare via tutto questo vecchiume dentro il portale definitivo e la scelta dell'Ad Eternum ricade proprio su un sole bellissimo, luminoso, con tanti raggi caldi. Non c'è più lo scenario di prima. No, È sicura? mi sento tanto affaticata, però sono felice. Perché si sente affaticata? È stato faticoso? Tutta la vita è stata faticosa. Ma è stato faticoso togliere tutto? Quando ho avuto la corda così in vita, non tanto faticoso. Mm. In effetti adesso a pensarci, mi sento meglio.
mi sento un po' più forte. Mi sembra di aver appena preso i migliori integratori che ci siano. Di ferro, bisogno un po' di ferro. Magnesio, ferro e vitamina C. Andiamo all'avatar e la corda di luce la trasformiamo in una bella frusta. Silvia, domatrice di Avatar. Mistress. È come se l'avatar volesse prenderla in braccio e dire, dai, che scriviamo insieme la storia della tua vita, Mhm. in maniera molto Scherzavo. manipolatoria, no? Mhm. Dai, facciamo insieme. E questa è una bella prova, no? Di discernimento Mhm. per Silvia. Ma magari è cambiato, dice Silvia. Può essere, come può non essere. Poi sente che lui stringe un po'. Allora capisce, dice, ah, non è che sei cambiato, stai provando a ingannarmi. Allora immediatamente lei si divincola da questa stretta e in un gesto velocissimo spinge tutta la scrivania, il computer e l'avatar dentro un portale definitivo. E vedo che qui, come ad eternum, mette una fisarmonica che suona, il suono della vita. Ottimo, Monica. Sorridi, il progetto esiste ancora. Vedo che si è trasformato in gioia. L'anima è sempre Soledad. Sole. Lo spirito è sempre Strong. Sì, forse sì. Sì, ok. Nuova, allora, le entità eteriche, mentali e gli impianti suppongo non ci siano più. Vediamo se è No, così. non ci sono più. Tada, non ci sono più. Nuova vibrazione. 140. 140. Si sente molto male in questa ultima Sì, parte. Mm. 140 c'è. 143? 45. 45. Che strano, Monica. Consapevolezza. Ho capito. Consapevolezza. Scusami un attimo solo. Sì. Una rosa. Non so, come se fosse una che vuole che io dica no, nonna Rosa, donna Rosa. E la nonna di Silvia? Non so, Chiamava Rosa? La eh, nonna... Hai una nonna brava, così? brava Maria Rosa, ogni rosa hai fartun, Canta. sempre rosa. Na, 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 na. Adesso vedi che mi senti bene? Meglio, un pochino meglio, sì. Mm, Questa immagine qua mi dà, non lo so, come se volesse che dicessi questa cosa. Ma chi? Silvia vuole che lo dica? Non lo so, aiuto. Credo che sia la nonna di Silvia, come se fosse riferito ai dolci che venivano fatti con questa, non so se era un lievito,
dei prodotti, no? Un lievito, hai detto? Dei Sì, prodotti. un lievito. Lievito, Sì, 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 per i prodotti dolciari. come sì, come sì, ok, lievito, ci sono anche altre polverine che aiutano la formazione del prodotto dolciario. Vabbè, è già nel portale Aureo la nonna. Sì, sì. Mhm. La chiameremo e la intervisteremo bene la prossima volta. Consapevolezza, Monica. 161, Anima. 46, Vite, 1999. 1865. Sab e Milli esistono ancora? Ah, Milli non c'è più. Eh, Saab, vedo che cambia scelta all'origine, cioè nasce in un'altra famiglia e non accade la stessa cosa. Cervello. Cervello 9,6. Suscettibilità ipnotica 50, e 3D. 44. Messaggio di Silvia finale a se stessa. Indipendenza emotiva, affettiva, economica. Lavoro per questo, mi dirigo verso questo. C'è nel ventaglio delle possibilità di Silvia l'ecovillaggio in Spagna? Un ecovillaggio in Spagna o quello? Sì, c'è anche questo. Mi sembra però un momento più in là, come se lei potesse fare qualcosa già subito, nell'immediato. Sì. Qualunque tipo di lavoro. Non è quello. Mm. Sì, mi arriva, forse seguo, no, quello che ha mostrato il suo amico, no? Che lei può fare qualcosa al nord, dove c'è anche vitto alloggio. Mm? Con esiti diversi adesso da quelli del passato. Sì, Sì, in uno certamente che sì. nell'altro caso. Va bene, la salutiamo e abbiamo finito così.